When you do buffo, you die. But you don't die because you come back. Preparo un paio di cose a quelli e me la vedo direttamente. Tutti sanno che ad Amsterdam l'erba è legale, ecco, e se vi dicessi che non è proprio così, vi spiegherò come, quando e perché la pratica di vendere l'erba all'interno dei coffee shop sia in una zona grigia, abbastanza pericolosa della legge, tanto che proverò pure io in prima persona a fare una cosa abbastanza illegale. Dici che sei runner? Ah, devo dire sono un runner. Questo sarà un viaggio alla scoperta del sistema di droga legalizzata più famoso al mondo. Quando ero a Barcellona a girare Cambio Vita, che mi auguro abbiate visto tutti, mollare tutto e partire. Ti va di accompagnarmi a Barcellona? Mi era capitato di parlare con delle persone decisamente interessanti. La situazione è un po' complicata, funziona nel limite della legalità. Lui è il proprietario di un noto coffee shop spagnolo da cui eravamo andati qualche anno fa alla ricerca di qualche informazione veloce su come funziona da quelle parti lì il mercato delle droghe, che in teoria è completamente legale, ma in pratica un po' meno. Ad esempio da fuori non lo notereste mai, ma lui c'è. Ma dai, ma che hit clamoroso. Tanto che, come avete visto, questi posti sono un po' nascosti. E qui mi faccio spiegare qualcosa in più sulla situazione. Noi in teoria dovremmo parlare, conversare sull'erba, però in realtà stiamo fumando. Le cose si erano fatte così interessanti, avevo capito che quel mondo era talmente ampio che presi una decisione drastica e me ne andai, perché... Torneremo e lo faremo fatto bene. E quindi, dato che sono un uomo di parola, dopo circa 2 anni eccoci qui a fare una videochiamata con una delle persone più inserite nel mondo della cannabis che ci può aiutare a sviscerare tutto quanto dall'interno. Raga, vuoi spiegare tutto, come lo vuoi fare, in che modo? Lui è Lorenzo, volto e proprietario del Terps, una delle catene di coffee shop più famose tra Amsterdam e Barcellona, che forse, spoiler, dovrebbe aprire anche in altre location. Me ne vado al Terps. Lorenzo ci farà quindi da guida in questa avventura, chiarendo alcuni dubbi che non ho soltanto io, ma paradossalmente anche la legge olandese. A lot of people like Amsterdam because of that. Policymakers will decide on that if they want to change that. Oltre che quella spagnola. Ma ce ne sono senza licenza? Sì, ci sono senza licenza e senza niente, che bueno, per me l'illegale sono quello che non hanno questa licenza. Esattamente, perché se ad Amsterdam negli anni la situazione si è stabilizzata e anche la polizia in un certo senso chiude un occhio, a Barcellona ancora non è chiarissimo se sia legale o meno vendere l'erba, ma lo si fa lo stesso. Pazzesco questa cosa che non lo trovi, Incredibile. Nessuno insegna niente. Non rimane quindi che volare verso la nostra prima tappa e iniziare a capirci qualcosa. Anche se una volta arrivati già iniziano i problemi. Teo ha perso il telefono. Mamma mia, tu veramente sei... vabbè, avevo 109, mica scivolato. Il cellulare mi è scivolato. Sei in mano? No, è l'altro. Ne avevo 2 in tasca. D'altronde, tanti contatti, quindi ho 2 iPhone. Ma io veramente non so cosa dire. Cioè, le canne dovevo averle fumate qua al massimo. Non arrivare già che non fumato. Esatto. Come sempre, mi lascia senza parole. Zio Porcone. Thank you so much. Can you please unlock it? Yeah, of course. Ok, ho recuperato il telefono che mi era caduto dalla tasca. Let's go, ski, let's go. Ma fortunatamente le cose vanno per il verso giusto. Il telefono viene ritrovato e, soprattutto, Prima cosa andata bene del viaggio, cioè la valigia. taxi veloce per arrivare in hotel e iniziamo a pensare al da farsi. Siamo arrivati, abbiamo detto, dobbiamo interessarci dove sono i punti comunque culturali della città. Dov'è il Red Light District? 200 metri, 8 minuti a piedi. Beh, per educazione, luoghi tipici di un paese, bisogna andare a guardare. Allora, abbiamo fatto un giro di perlustrazione a Red Light District. Prima o poi bisognerà per forza fare un video anche qua perché è un argomento troppo interessante. Forse stavolta rispetto ai massaggi potrei essere d'accordo. Comunque, non c'è tempo da perdere. E quindi si vola al Terps per conoscere subito i nostri protagonisti. Piacere. E la situazione è già piccantina. Abbiamo vinto questa qua, la Easy Mag 420, Che, per chi se lo stesse chiedendo, è una delle coppie più famose al mondo, è la nuova wave di erba che va, diciamo, da anni. E ovviamente i nostri amici non vendono soltanto erba, ma anche tutti quei prodotti che girano intorno alla cannabis. Questo invece è un fudge di cioccolato, che sono 33 mg. Ecco, fate conto che un principiante che non è abituato all'erba dovrebbe
dovrebbe assumere tra i 2,5 e i 5 mg di THC per vivere un'esperienza soddisfacente. Il continuo vero e proprio nome dell'erba, quanto pesa, quanti soldi sono. Quando esce da qui c'è la legalità. Ma quindi la domanda sorge spontanea: perché questa situazione legale dovrebbe essere grigia? È totalmente illegale, cioè coltivare tutto quello al di fuori di questo, l'erba che c'è qua è legale, quello che sta al di fuori di qua non lo è. Ma mi sembra un completo controsenso. Il problema è che per la legislatura olandese la coltivazione domestica di cannabis è illegale, ma in misura limitata tollerata. È permesso coltivare fino a 5 piante per uso personale, ma le piante devono essere coltivate senza l'utilizzo di strutture professionali, come lampade, sistemi di irrigazione automatica e chi più ne ha più ne mette. Tutti quelli che hanno più da 10 kg di marijuana, ovviamente secca, c'è un rischio di andare in prigione 3 a 4,5. Di conseguenza, anche se i coffee shop possono vendere cannabis, l'approvvigionamento della stessa rimane confuso. E non solo. Puoi avere 500 grammi, si vanno ricaricando piano piano. Ma chiaramente 500 grammi al giorno sono troppo pochi per un coffee shop molto frequentato, e su questo sono convinti anche gli avvocati. Everybody knows that you will sell a lot more than 500 grams each day. That means that if you have the 500 grams inventory, then if it's finished, you need to get new one. But to get new stash, you need to call someone and bring me new stash. But the one that's bringing the stash is liable. If he's stopped by the police somewhere on his way to the coffee shop and they arrest him, they will prosecute him for the 500 grams, even though it was meant for the coffee shop. So that's crazy. Un po' paradossale, no? Una persona che è costretta a fare un mestiere illegale per portare avanti un business legale. 500 è il massimo che puoi avere tipo in magazzini. No, puoi avere qua. Ah, qua la risposta. Non c'è nessun magazzino. Il magazzino è illegale. La puoi fumare in giro, nella strada, comunque. Solo Damscore e Red Light non puoi fumarti le canne in giro. Quindi, se piano piano stanno escludendo delle aree in cui si può fumare, immagino che la situazione negli anni sia stata mutevole. Oh no. It's very difficult now to open a coffee shop because they're not allowing any new coffee shops in the Netherlands. They don't want, for instance, Amsterdam to still have their reputation, so they want other kind of tourists, not just people that come here to smoke joints. Con l'erba legalizzata l'Olanda ha fatto un sacco di soldi, ma adesso che il paese si regge in piedi con le proprie gambe senza il bisogno dell'erba, sembrerebbe volersi ripulire, cercando di ostacolare sempre di più la vita dei coffee shop. Ci provano sempre, però non ci riescono mai, perché ovviamente se lo fanno poi si tagliano le gambe da solo praticamente. È come se uno Stato accettasse una pratica che considera deplorevole e illegale solo perché fa entrare dei soldi nelle proprie tasche. C'è qualcuno che potrà raccontare questa cosa nel video? Il tipo di 73 anni ti può raccontare quello che vuoi. Il tipo di 73 anni è un vero e proprio hippie che ha visto nascere e crescere la cultura della cannabis non solo in Olanda, ma in tutto il mondo. Vive qua da 28 anni, è uno degli ultimi veri hippie, ma vero, cioè faceva tipo le sessioni di funghi, dava i funghi alla gente, inventivi cose psichedeliche, con tutte pietre a casa, vedrai quando arrivi a casa lo flash. Vabbè, date anche tutte le leggende che ci sono intorno a lui, non vedo l'ora di incontrarlo. 15 giorni, 178 G mi sono fumato. Comunque anche il buon Lorenzo non è che ci vada giù proprio leggerissimo, ma da grande esperto può dirci anche come si riconosce un'erba di grande qualità da dell'erba scadente? Vedi quell'olietto che sta girando? Quello è un altro segno di qualità. Comunque non vi dico cosa è successo di lì a poco, ma a un certo punto la fame si è fatta sentire. Eravamo in viaggio tutto il giorno. 6067. No. E dopo dell'ottimo cibo si va a nanna. Ci svegliamo però il giorno seguente ancora più carichi di prima, perché questo viaggio ci riserverà sorprese inaspettate e incontri davvero fuori di testa. Giorno 2, adesso stiamo andando dal nostro super giga mega contatto del Terps che ci porterà da un suo super mega contatto, il boss di 73 anni di cui ci parlava ieri. Non ho idea di cosa ci può raccontare, ma sarà piccante. Prima tappa, ovviamente, il Terps. E Lorenzo è già lì. E poteva mai mancare la colazione dei campioni? Questo è l'OG. Avete notato qualcosa di strano? Esatto, quella strana robetta grigia posizionata proprio nel centro. Quello è il rosin, un estratto prodotto dall'applicazione di pressione e calore sui fiori di cannabis, hashish e kiff. Questo processo spreme gli oli naturali e le resine della pianta, producendo un concentrato appiccicoso e dorato che conserva i terpeni e i cannabinoidi della cannabis originale e che, unito all'erba, sprigiona un effetto ancora più importante.
che io non ho provato perché altrimenti sarei ancora lì a dormire. Il punto è che, da quello che so, costa parecchio e quindi mi domando quanto si starà letteralmente fumando il nostro amico? Di questo così quanto sarebbe? 250 euro, no di più, non lo so, 3 grammi e mezzo d'erba e 1 grammo e mezzo di rosin, troppo. Torniamo però ora a parlare del simpatico hippie che conosceremo di lì a breve. Te lo giuro, una cosa impressionante. Mai visto un tipo di 73 anni che si fuma le canne così. Are you home? I'm gonna come right now. Vabbè, già a vederlo in videochiamata è diventato il mio eroe. In questa città lui è il più G di tutti. Che scale sono? Che ammazzo sicuro. Alessandro. Alessandro. Hello. Ah, quello è lui. Iniziamo quindi a conoscerlo. Came here in 1994 for the Cannabis Cup. I was here for a week. I said, wow, man, this place has the most freedom. I'm able to buy weed and not get arrested. And I go, I'm going to move here, man. And then I never left. What's your favorite drug? Cannabis? Yeah, cannabis. It's not a drug. No, it's a magic plant. It's the thing that could bring peace to the whole planet if it just was led to be itself. Why cannabis? Because all the sacramental plants, when used correctly, bring you to God. If people really started doing that, the whole world would change and you wouldn't need guns. Ok, questa è un'altura interessante. I did ayahuasca in Brazil. Ah, okay. I also wanted to try ayahuasca. Did it 56 times. Wow. Cos'è l'ayahuasca, dite? L'ayahuasca è una bevanda tradizionale utilizzata per rituali dalle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Si dice che attraverso questa sorta di pozione sia possibile ripulirsi di tutti gli elementi negativi che il nostro corpo e la nostra anima hanno accumulato negli anni. Ovviamente non poteva avere solo lati positivi, infatti porta spesso ad allucinazioni pesantissime, vomito, diarrea e un'altra serie infinita di sofferenze assurde a cui non so se voglio assistere. No, in realtà forse voglio provarla, non so. Che dite? I didn't do it since 2001. Why? I don't need it right now. Because mostly I do cannabis these days. But I love to do mushrooms, I love hash, I like bufo. Il bufo invece ha un'altra storia ancora più incredibile. Sostanzialmente una sorta di veleno prodotto da uno specifico rospo che vive tra Stati Uniti e Messico e che al suo interno contiene il 5-MeO-DMT. Questa sostanza è nota per far vivere delle esperienze psichedeliche veramente molto intense. Gli effetti possono includere un senso di dissoluzione dell'ego, connessioni spirituali, esperienze mistico-trascendentali e un senso di unità con l'universo. Praticamente una delle droghe psicotrope naturali più forti di sempre e che forse voglio provare più dell'ayahuasca. Can you explain me how bufo works? In your life, Yeah. what thing could happen that you'd be most afraid of? Die. Exactly. When you do bufo, you die. Ok, e quindi perché dovrei assumerlo? But you don't die because you come back. You go past this life, this material world, your entire being from your birth till then, you go past the material world. Va bene, solo mi racconta un sacco di storie interessanti sulla sua vita e di come guarda le droghe, ma io voglio comprendere un po' meglio anche il luogo in cui vive. Sono curioso di vedere com'è sopra. Ha voglia. Wow, here it's like crazy. Cioè, è una roba, la gente viene, sta qua, si fa i cazzi suoi come se fosse a casa propria. Thank you so much. Le cose iniziano a diventarmi sempre più chiare, ma non ancora del tutto. Infatti adesso stiamo per andare a parlare con un rider, una persona che è costretta a fare un mestiere illegale per portare avanti un business legale. Spiegami proprio bene come funziona tutto quanto. Loro vendono legalmente, uno fuma legalmente. Da dove parte tutto? Possiamo avere massimo 500 dentro, tutto il resto sta in queste chiamate stash house. Esatto, perché come ci siamo detti, per rimanere nella legalità, dentro i coffee shop non si possono tenere più di 500 grammi. E qui le stash house fanno un po' da luogo sicuro dove immagazzinare la merce. E sapete cos'è ancora più sicuro delle stash house? Ovviamente il NordVPN, che mantiene la vostra privacy al sicuro grazie al suo sistema di crittografia e alle sue fortissime funzionalità di cyber security. Ogni volta che vi connettete a wifi e non avete NordVPN siete a rischio e per questo io lo utilizzo sempre, soprattutto quando sono in giro. A tal proposito, se vi abbonate ora dal mio link in descrizione avrete non solo uno scontone su NordVPN ma pure un bonus importante su Saily, l'app eSIM sviluppata proprio da NordVPN per i viaggiatori come noi. E stiamo parlando di ben 20 giga
giga gratis. Io l'ho fatto durante il mio viaggio e internet funzionava molto meglio rispetto alla mia SIM italiana. E che fai? Ora che inizi a viaggiare per le vacanze non sfrutti questa occasione? Comunque, oltre a questa incredibile offerta, NordVPN vi permette di continuare a guardare i vostri programmi TV preferiti anche fuori dall'Italia. Poi, oltre a tutti i vantaggi che sono anche un po' stufo di dovervi ripetere, potete connettere fino a 10 dispositivi, c'è il soddisfatti o rimborsati, e avete fino a 111 server disponibili da tutti i paesi. Quindi anche se siete in Italia ma siete fan di una soap opera dello Zambia, potete guardarvela in pace. L'offerta NordVPN più Sady è perfetta per l'estate, quindi vedi un po' che devi fare. Link in descrizione e prova subito entrambe le app. Tornando alle Stash House invece, Le Stash House sono depositi di tutti i fiori, fumo, ice, tutto quello che ti piace. Semplicemente una casa normalissima, però abitata, per far sì che agli occhi delle persone è tutto normale, e nel frattempo c'è anche questo, diciamo, deposito. in parole povere, le Stash House sono delle case normalissime in cui la gente ci vive, ma che nel frattempo vengono usate come magazzino segreto per i coffee shop, dietro a l'auto compenso, immagino. Ma all'atto pratico, come sono organizzati? Quindi noi compriamo 2 chili, le pare buste da 15, io gli strain. Gli strain sono, per dirti, le varie tipologie di erba, tipo l'amnesia, piuttosto che la kosher, piuttosto che la Rolex, e preparo il menù. Menù che verranno divisi più o meno equamente tra i vari locali. Ma scusa, le Stash House fanno solo da magazzino, e quindi l'erba da dove arriva? Vengono presi da privati, questi vanno alla Stash House, quindi già arrivano da loro, come se noi li acquistiamo da loro, dallo spacciatore, e li portiamo a casa. Dallo Stash House viene preparato tutto delicato da portare poi in shop. Immagino comunque che fare un lavoro del genere non sia per niente facile. Ti è mai capitato qualcosa di assurdo legato al tuo lavoro? Mentre facevo i giri sono stato inseguito Dalla polizia o da persone che volevano rubarmi? da persone che volevano rubarci, informandoci in giro, è una cosa che accade, e quindi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare. Cambiamo i runner spesso perché il viso poi diventa magari troppo appariscente, oppure diventa troppo visto in quelle zone. Pazzesco che dietro una cosa così apparentemente semplice ci sia una struttura così organizzata. E com'è possibile che il loro pericolo più grande siano dei criminali e non banalmente la polizia? Già che ci siamo, comunque, come al solito, tento il tutto e per tutto. Voglio andare con lui a fare una consegna. Io posso tipo stare con te mentre tu fai qualcosa? Rischi però, devo chiedere un attimo i comandi dall'alto, c'è gente che vive lì, quindi mi ho spiegato un attimo che devo passare con un amico, è un po' strano. Decidiamo quindi di fare una cosa più semplice. Lasceremo direttamente a lui una telecamera nascosta con cui osservare tutto quanto dall'interno. Preparo un paio di cose a quelli, che me la vedo io direttamente. Dopo prima andiamo a mangiare un boccone, in un posto tra l'altro conosciuto da Lorenzo, niente male. La vostra. Guarda, mangio un volo che so già che è prelibato. Mamma mia. Tutto buonissimo, peccato che i bagni siano a misura di bambino. Questa è l'Amsterdam che ci piace. Stare così, sulla bici. Giorno 3. È il momento di agganciare la camera nascosta al nostro corriere e vedere come funziona e cosa succede durante una sua tipica giornata di lavoro. Il giorno dove sono svegliato 10 minuti fa. Gli spieghiamo tutto e siamo pronti, o meglio, è pronto. Buon lavoro e facci sapere quando ci sei. Sì, vabbè, io ti chiamo, però qualsiasi cosa. Il nostro contatto parte e io continuo a pensare a una cosa. La cosa assurda è che mi fa più impazzire che a fare questo lavoro potrebbe essere letteralmente chiunque. Lei, lui, loro. Vabbè, forse loro no, ma da queste parti effettivamente non si sa mai. Ricordiamoci che questa non è casa sua, è una Stash House che ospita i loro prodotti e siamo pronti a vedere il suo inventario. Io sta droga tutta insieme non l'avevo mai vista. Esce indisturbato con il suo zainetto e parte per le consegne. Fino ad arrivare direttamente a noi. Perché è tornato da noi, dite? Perché una di queste consegne la farò io. Dici che sei runner? Ah, devo dire solo il runner. Ci siamo, arriviamo finalmente al coffee shop della consegna. La tensione si fa palpabile. Ma in realtà va tutto liscissimo.
Vi chiederete perché ho fatto io questa cosa? Bellissima domanda. Che lui non può andare troppo vicino allo shop, altrimenti riconoscerebbero che lui porta l'erba, quindi lo seguirebbero dove va a prenderla e poi ruberebbero tutto. Tanto che spesso e volentieri la spalla di questi rider cambia di volta in volta, proprio come abbiamo fatto noi. Ma in tutto questo avevo ancora una curiosità, dato che Lorenzo ci aveva detto 50 volte che casa sua aveva una bella situazione. Com'è effettivamente questa casa? Ma va! Niente male, davvero. Nel frattempo lui fa delle cose con la fiamma ossidrica che neanche riesco a comprendere. Questa è la più alta forma di vaporizzare oli essenziali di cannabis che c'è e questo fa bene, farlo fa bene. E in questo in parte è vero. La comunità scientifica è abbastanza d'accordo con l'affermare che la marijuana, chiaramente in dosi limitate, può aiutare in questioni di pain relief, stress, ansia, condizioni neurologiche e controllo di determinate sintomatologie. È anche vero però che la comunità scientifica riconosce anche i rischi associati al suo uso, come dipendenza, effetti psicotropi indesiderati, compromissione cognitiva e potenziali effetti avversi sulla salute a lungo termine. Per ora quindi una risposta univoca sull'argomento non ce l'abbiamo, ma sai, a buon Lorenz che cazzo gliene frega, si fuma un big donut e sta a posto. Faccio un tiro di quello, vado direttamente al creatore. Comunque andiamo a dormire avendo esplorato praticamente tutto quello che c'era da scoprire ad Amsterdam, ma a Barcellona? Nel prossimo episodio. Sì, io letteralmente in questo momento ho questo e qua sopra c'è Barcellona.